Benvenuti nella soffitta più nostalgica e frizzante del web. Quella dove si respira ancora l'odore di pellicola anni 70. E le pareti sono tappezzate di locandine ingiallite, pistole di scena, baffi posticci e fascette tricolori da commissario di ferro. Oggi vi portiamo nel cuore di una vera leggenda del nostro cinema di genere. Uno che con quegli occhi di ghiaccio e la camminata da duro ha fatto battere il cuore delle donne e tremare le ginocchia dei delinquenti da Cinecittà. Signore e signori, in questa puntata della Soffitta di Pippo vi raccontiamo la storia incredibile di Maurizio Merli, il re indiscusso del poliziottesco all'italiana. Biondo, atletico, sguardo tagliente e baffo perfetto, Maurizio Merli non era solo un attore, era un'icona. Il poliziotto senza paura, il commissario che menava prima e chiedeva dopo. Ma chi era davvero quest'uomo che ha incarnato la legge più della legge stessa? Maurizio nasce a Roma l'8 febbraio 1940 e sin da giovane si fa notare per il suo fascino. Prima dei film? Ebbene sì, inizia con i fotoromanzi. Ragazze di tutta Italia lo sfogliavano su Grand Hotel sognando un amore a episodi. E poi, boom, l'occasione arriva col grande cinema. Nel 1963 è una comparsa nel Gattopardo di Visconti e da lì inizia una carriera tra teatro, TV e ruoli minori. Ma è il 1975 l'anno della svolta. E che svolta! Arriva Roma Violenta, diretto da Marino Girolami. Qui Maurizio diventa il commissario Betti, paladino della giustizia urbana, con la pistola sempre carica e i nervi d'acciaio. Un personaggio duro, spietato, ma con un cuore che batte ancora per la giustizia vera. Un ruolo che scatena il pubblico italiano e lo trasforma in una star. E da lì è un'escalation di inseguimenti, scazzottate e sguardi gelidi a favore di camera. Nel 1976 è in Napoli Violenta, stavolta diretto dal mitico Umberto Lenzi. Ancora Betty, ancora legnate ai malviventi. E poi, nello stesso anno, ecco Roma a mano armata, dove Merli interpreta un altro commissario, Leonardo Tanzi, ma con la stessa fame di giustizia. Il bello è che Merli girava tutto da solo, senza controfigure. Guidava le alfa della polizia come un pilota di rally, sfrecciando per le strade romane in scene d'azione che oggi farebbero impallidire mezza Hollywood. Nel 1977 eccolo in Poliziotto Sprint, ancora Stelvio Massi alla regia. Un film che è tutto un rombo di motore e ruote che stridono. Maurizio e Marco Palma, l'agente della squadra corse della polizia. Spoiler, il casco non lo mette quasi mai, troppo bello per coprirsi il viso. Nel 1978 arriva il commissario di ferro, ancora poliziotti, ancora giustizia urbana, ancora Merli in prima linea. E nel 1979 gira Da Corleone a Brooklyn, altro cult tra mafia, sparatori e vendette. Ma Merli non è stato solo il commissario tutto d'un pezzo. Negli anni '80 prova a cambiare registro. Thriller internazionali come Notturno, film sperimentali come Tango Blu, che produsse anche, dove si cimenta in ruoli più grotteschi e introspettivi. Il pubblico però lo voleva sempre col distintivo e la pistola. E parlando di pubblico, Maurizio era un vero sex symbol, diciamocelo. Alto, muscoloso, con quegli occhi chiari e il baffo da far impallidire Tom Selleck. Le riviste lo adoravano, le spettatrici lo sognavano. Era la risposta maschile alle dive provocanti dell'epoca. Solo che invece di mostrare le gambe, lui mostrava i muscoli e lo sguardo gelido prima dello sparo. Fu anche protagonista di numerosi fotoromanzi, per poi approdare definitivamente nel mito col suo look alla Franco Nero. Capelli biondi, camicia aperta, giubbotto da sbirro e sguardo da chi mi tocca muore. La sua vita privata? Discreta, lontana dai riflettori. Sposato con Rita Di Santo, padre di 2 figli, tra cui Maurizio Matteo Merli, che ha seguito le sue orme sullo schermo. Amava lo sport, soprattutto il tennis e la moto. Non amava la mondanità. Era un uomo semplice, riservato, tutto casa e lavoro. Ma purtroppo il destino ha voluto scrivere la parola fine troppo presto. Il 10 marzo 1989, a soli 49 anni, Maurizio muore d'infarto mentre gioca a tennis, sotto gli occhi della figlia. Un addio improvviso, doloroso, ingiusto. Un colpo al cuore per chi lo aveva amato al cinema e nella vita. Oggi il suo mito vive nei cult del poliziottesco, nei fan club e ovviamente qui nella nostra soffitta, tra le poltrone di velluto e le luci soffuse. Maurizio Merli è e resterà il volto della giustizia dura ma onesta, il commissario che non si piega,
l'uomo che ha messo la divisa nel cuore degli italiani. E allora, vi è piaciuto questo tuffo nella vita di Maurizio Merli? Se anche voi adorate i film dove la legge la fa chi ha il coraggio, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime puntate. Scrivete nei commenti quale altro commissario del nostro cinema vorreste vedere protagonista qui nella soffitta di Pippo. E ricordate, qui non si fanno sconti, proprio come diceva il commissario Betty.